Fantastica serata, amici. E questa sera abbiamo un ospite spettacolare. Non c'ha nessun bisogno di presentazione, l'avete già riconosciuta. Lei è la grande, la stupenda e la magnifica, la straripante Sonia Ice, che io ringrazio di vero cuore per la sua partecipazione. Grazie mille, Sonia. Sei Ma uno grazie a te, Giorgio. spettacolo. Sei uno spettacolo. Io ti ringrazio di vero cuore. E l'argomento che tratteremo con Sonia stasera sarà un argomento particolare. Parleremo della mancanza di comunicazione nelle coppie. Cosa noi non diciamo ai nostri partner per vergogna, per timidezza o per altro. Chi meglio di Sonia può aiutarci a parlare di questo argomento. Ma prima di tutto questo, come mia consuetudine, dato che questa rubrica si chiama Un calice di vino con Giorgio, presento una bottiglia da far assaggiare a Sonia, anche se lei è leggermente astemia, ma io te la consiglio, non si può mai sapere nella vita. Sì. Allora, stasera parliamo di una bottiglia particolare del territorio umbro, della zona del Montefalco, zona di Montefalco. Questa si chiama Montefalco Sagrantino, è un vino derivato dalle uve sagrantine. Fino al 1970-1972 più o meno, questa bottiglia di vino non era facilmente producibile, mancava la tecnologia per spremere questi chicchi d'uva che sono molto piccoli e molto duri. Infatti la pianta di uva del Sagrantino è una pianta bassa e fa un chicco d'uva molto, con una buccia molto spessa, molto dura. Utilizzando adesso una nuova tecnica, sono stati in grado di produrre questo vino e ci sono tante aziende. Questa che sto facendo vedere è la Scaccia Diavoli, una delle più antiche in assoluto, dove producono questo vino con una tecnica pura, una tecnica antica. È un vino tannico, quindi da bere accompagnato a carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. 14 gradi e mezzo, 15 gradi di volume, quindi stiamo parlando di un vino strutturato. Bene, detto questo, torniamo a noi. Ciao Sonia. Ciao Consigliami a Giorgio e ciao a te. tutti quelli che ci seguono. Va bene, se vuoi presentarti, per chi eventualmente qualche folle non ti conosce, presentati. Allora, difficilmente non mi conoscono, sai, persino i preti mi conoscono nonostante tutto. Allora, io mi chiamo Sonia Ice, sono over 50 e devo dire che sono l'esempio in natura che tutto può accadere e tutto può cambiare, nel senso che io fino a 20 anni ero dalle suore, ho cambiato, stravolto la mia vita, ero diplomata stilista di moda, Beh, fino a 20 anni dove tecnichiona. stavi? Dalle suore. Sì, sì, dalle suore. E facevo parte del coro della chiesa, infatti ho anche due brani musicali, sono una stilista di moda, dipingo, cioè ho tante qualità, Dietro. però sono diventata una pornostar e credimi, sono stata sempre bullizzata a scuola, perché prima di diventare una pornostar ero obesa e per cui mi chiamavano Porkins, che non è molto carino per la crescita adolescenziale di una ragazza. Ma poi, E devo dire che per quello io dico sempre alle ragazze, non è vero che belle si nasce, belle si può anche diventare. Non è vero che tutto dipende dai geni, ma obiettivamente volere è potere in tutte le sue forme. Ho fatto una carriera dove, oltre a essere una pornostar, sono una conduttrice televisiva, ho fatto la cantante. Ultimamente, proprio l'anno scorso, è uscito il mio fumetto manga dove rappresento la dea dell'amore, nel senso, non la dea dell'amore in senso lato grande, ma la dea che custodisce l'amore e gli affetti. Infatti mi come si chiamo chiama il sul fumetto? fumetto. Come si chiama il Il fumetto? fumetto si chiama Sonia Love, non potevo mettere Ice perché è inerente al porno e dato che viene venduta ai ragazzini perché è un manga, dovevano cambiarmi il nome, però nelle figure sono io rappresentata a fumetto e mi manca solo da scrivere un libro. Sto cercando una scrittrice che lo scriva per me. Dico scrittrice donna perché se è maschio potremmo incappare. A quanto pare noi siamo come le bestie, caro Giorgio. Noi produciamo dei ferormoni sessuali, io li produco in maniera industriale, per cui vorrei evitare di andarci a letto con lo scrittore se no non finiamo il libro, capisci? Non va bene. Non va bene. Non va bene. Non va bene, non va bene. No, non va bene, è una problematica per me, capito? Immagino. E,
E tante volte dico sempre, desideravo tanto essere una donna ammirata, compiaciuta, stimata. È diventata un'arma a doppio taglio, Giorgio. Adesso non ce la faccio più. Cioè, adesso ogni uomo mi vorrebbe portare a letto, nonostante la mia veneranda età. Per cui, e sono giovani, non sono gente della mia età, quelli che ci provano. E Faccio per cui io ho una domanda, fatto. permettimi, Brunanda cattiva a bruciapelo, perché sicuramente te la vorranno fare, ma perché sei un ex porno? Ti vogliono Sì, portare a letto a prescindere? infatti credo che nella loro mente è come se per una donna andasse a letto con Rocco Siffredi, visto che questo è dare voce alle donne, voglio dire una cosa, non è che se Rocco Siffredi, perché è maschio, ha fatto la mia stessa carriera, è un dio in Italia, venerato da tutti, uomini e donne, invece se l'ha fatta la stessa carriera, l'ha fatta una donna, la sottoscritta, è una bibip. Non è giusto classificare le persone neanche nel mio lavoro, però viene fatto ancora oggi e credo che verrà fatto sempre. Per quanto noi pubblicizziamo, c'è una grande emancipazione anche online, ci sono tante persone del mondo dello spettacolo che aiutano le donne, magari che sono in difficoltà, o il bullismo o le malattie, ma io credo che noi siamo una goccia nel mare, Mm. non cambierà mai niente. E ci dobbiamo provare. La rubrica nasce per questo impegno. Sì, per amor Ci di Dio, proviamo, ma però è ci dobbiamo veramente, non ce riuscire. l'ha fatta Gesù Cristo. Ci arriveremo piano piano, ma Eh, bisogna crederci. Noi ci crediamo, dai, forza e dai. coraggio, forza e coraggio. Comunque, Oggi mi piace l'argomento che trattiamo perché è un argomento che è un problema non solo della categoria di cui parlo io, perché gioco forza, è 28 anni che io sono in questo mondo dove non ho tabù quando parlo di rapporti d'amore e di sesso, che siano fra uomo e donna, eterosessuali, gay, lesbo e quant'altro, non mi interessa. tipo Una maschio, coppia e una coppia. coppia, un rapporto è comunque un rapporto, è un sentimento che sia fatto fra un uomo e una donna o due uomini o due donne, non ci interessa. Con sensualità sempre e rispetto Bravissimo. tra le parti. E per cui la problematica che da sempre affligge il nostro mondo, perché noi, non so se tu lo sai, ma in Italia, più che negli altri paesi del mondo, siamo un paese ipocrita e all'antica sotto certi versi, perché comunque, non so se tu lo sai, ma noi siamo il secondo paese al mondo dove ci sono più tradimenti, in realtà. Questo vuol dire che buttiamo il sasso e nascondiamo la mano. Però per tradire non è che tu tradisci con un dinosauro che non si sono estinti, tradisci con un'altra donna che fa parte di un'altra coppia. Ma perché arriviamo, perché faccio sto discorso? I tradimenti arrivano perché tu a casa tua, nel tuo rapporto di coppia, è la problematica di cui parleremo stasera, è proprio il fatto che non c'è comunicazione. Esempio, a me era capitato una volta dalla parrucchiera, visto che ci dovevo stare ore, una signora che non conoscevo affatto mi disse: Scusi, ma lei è Sonia Ice? E gli faccio: Sì, le posso parlare di un mio problema che solo con lei potrei parlarne perché con un altro penserebbe che sono malata. E gli faccio: Addirittura, faccio: Beh, comunque se vuole parlarmene, tanto staremo qua 2 o 3 ore dalla parrucchiera, almeno ci passa il tempo. E questa mi dice: Sa, io da quando mi sono sposata, e sono 13 anni che sono sposata e ho anche 2 figlie, io non provo più l'orgasmo. Possiamo dire l'orgasmo, vero? Perché Certo, è una possiamo parola. dire. No, Naturale, ecco, siamo venuti tutti al mondo grazie, si spera, a quello. no. In pratica io gli dico, scusi, ma a sto punto mi sorge la domanda spontanea di dirle, ma come mai allora se lei è sposato, se prima del marito lei viveva una vita sessuale normale, piacevole, di piacere, si è sposata un uomo con la quale dalla prima volta non ha mai provato, vuol dire che lei da 13 anni lei non prova l'orgasmo, almeno con suo marito, non voglio scendere in particolari. E lei mi fa esattamente. Faccio, e qual è il problema? È quello che volevo parlare con lei. E faccio, mi dica. Allora, il problema è che mio marito è calabrese. Io ho detto, oddio, questo mi mancava. Pure a Cioè me. adesso non sapevo che da regione a regione ci Cambia. fossero anche problematiche sessuali. Tutti gli amici E lei calabresi mi ci dice, guardano. eh sì,
Io adoro tutta l'Italia, ma soprattutto le persone da Roma in giù ancora di più, perché sono mediterranee e sono focosa, ma soprattutto noi mediterranei siamo molto passionali, cioè diciamocela tutta a livello sessuale, carnale, ok? Passionali, caldi, calienti. Ecco, ecco. E allora io gli dico, ma perché mi dice, perché è calabrese? Mi fa, adesso le spiego. Perché io saprei come provare il piacere, ma non posso dirlo a mio marito. Io Ah, perché non può dirlo? Perché io in realtà non sono come tutte le altre donne. E faccio, e mi dica com'è lei? E mi dice, io non ho l'orgasmo vaginale, io ho l'orgasmo anale. E io, ah che culo, gli dico, in eh, tutti i sensi. Ma scusami Giorgio, adesso tu sei un uomo e gli uomini che ci seguiranno da casa sapranno anche che è un po' il desiderio di tante coppie dove la lei non è molto predisposta e ti dirà no per tutta la vita e tu però sto cruccio una volta che te lo sei messa in testa come perché hai calzino, visto dei film, te ne hanno parlato, noi siamo come i bambini, siamo curiosi di conoscere un una giocattolo cosa che non la nuovo puoi avere, la cerchi e la desideri, ovvio. e la desideri. Se non ricordati che se non mangiamo a casa nostra, fuori ci sono un sacco di ristoranti multietnici, Tutti sono capito? proprio che vogliono farti mangiare. E io gli dico, ma mi scusi, ma basterebbe di, magari suo marito non l'ha, cioè con lei non l'ha mai fatto, ma io non credo nella fedeltà, per cui potrebbe averlo fatto con qualcun'altra. E fa, no, mio marito è uno vecchio stile, proprio canonico, sempre la stessa posizione, io fingo l'orgasmo, lui è contento, e faccio che tristezza signora, mamma mia, è da pelle d'oca sta cosa. E ho detto, scusi, ma magari una sera che ne so, festeggiate qualcosa, una bottiglia di vino, visto che parliamo del vino, sai, Aiuta, si dice vino veritas, verità, proprio perché aiuta. quando tu puoi dare la scusa a una donna, sai quante donne con la scusa del drink, del vinello a cena, poi fanno le pazzie del mondo e il giorno dopo ti dicono, scusami, sai, non sapevo che il vino potesse farmi uscire questa natura che non conoscevo nemmeno io. Cazzate, perché io non credo che se tu bevi il vino, ammazzi una persona, non ti ricordi il giorno dopo, l'hai fatto perché nella tua natura lo volevi fare, siamo messi, Sì, sì. ok. Al Io massimo invece no. meglio qualche freno inibitorio, più di questo, ma non Però la tua natura è quella, non è che sì, mi esce un po' fuori dal reticolato, però quella è no, la tua natura, cioè c'è dentro e lo tiri fuori molto più facilmente. Ma non è che ti trasformi, non sei Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che ti trasformi completamente. Quindi. appunto, appunto. E io gli dico, scusa, ma a sto punto fate una serata, andate a cena, fai bere un pochettino e magari proprio con la scusa del vinello tu gli dici, sai amore, ho parlato con le mie amiche, ho visto un'intervista o che cazzo ne so, ho visto sui social, stava parlando, Rocco Siffredi e ha detto di questa cosa, no? O se no, io dici che hai visto un mio tutorial su YouTube dove parlo proprio di questa posizione, no? Come farla per farla venire bene. E così introduci l'argomento e senti lui che cosa ti dice. Io non credo che un uomo, tuo marito, dopo 13 anni insieme, una famiglia, ti dica: Ma cosa stai dicendo? Ma sei pazza? Ma come ti viene in mente? Ma no, non credo, cioè non è che lo può pensare la coppia fidanzata da poco, giovane, per amor di Dio, ma quelli sono i primi ormai che fanno le cose, le zozzerie. Per cui gli ho detto, ma provaci. Cioè, e lei, sai cosa mi ha detto? No, non me la sento, mi giudicherebbe come una troia. Io dicevo, addirittura, cioè Come no, la madre delle sue figlie, non credo proprio. Però questo mi ha fatto capire, e non me lo dimentico, questa chiacchiera da parrucchiera, e ho detto, mamma mia, ma vuol dire che le coppie realmente non si dicono niente, cioè sono canoniche, fanno sempre le stesse posizioni, nello stesso letto, sai che ci sono dei giorni, io e te non siamo sposati, grazie a Dio, fidati, ma le coppie hanno poca attività sessuale. Adesso si inventano il mal di schiena e il mal di testa pure i maschi, non è una cosa delle donne. ah, Eh sì, mi mancava, bellissimo proprio. Quindi uomini, ma forse tu non sai che una gli come uomini scusa. anche.
anche gli uomini hanno durante il mese 3 giorni, si chiamano i giorni del ciclo maschile, perché anche gli uomini, anche se non hanno le nostre divergenze, ok? Però hanno, psicologicamente, hanno quei 3 giorni che sono attaccati, sono insieme, dove sono scontrosi, lunatici, tutti gli danno fastidio, non vogliono fare un cazzo, scorbutici, e sono i giorni del vostro ciclo, ma li avete tutti una volta al mese. Signori, Per non siamo cui, perfetti, ma questo già lo sapevamo. ecco, la cosa importante oggi della problematica di cui andiamo a parlare è proprio questa. Io vi consiglio di guardare i miei tutorial che vi danno un po' delle dritte, Metto il su link questi nella argomenti. descrizione, metto tutti i link del manga. Bravo, il magico mondo di Sonia Ice come occhi. In pratica, la problematica di oggi è che la gente non si dice realmente, esempio, tante donne magari fanno una posizione che gli fa più male che piacere in realtà, che è quella cagnolino a pecorella, ok? Perché dipende da come sono conformate. Ragazzi, non è vero che tutte le sono uguali, non è vero, perché dentro siamo diverse. Noi siamo come le macchine, non esiste solo una concessionaria, ne esistono di multimarche, siamo multimarche tutte quante, per cui esistono delle posizioni che ti fanno più dolore che piacere, non la fare. O trova un modo per accontentare lui, ma accontentare anche te stessa, Ho una perché se tu cominci... Perdonami, Come? ho una domanda. Secondo Dimmi. te, perché questa signora aveva così timore di essere giudicata dal marito? Per paura che poi il marito eventualmente, come ha detto lei, la apostrofava con epiteti dicendo io è una poco di buona, è una prostituta, eccetera, eccetera. Tutto il resto appresso, anche se non credo che ci, ci potevano stare queste condizioni, ma non poteva eventualmente pensare che il marito la potesse lasciare per una cosa del genere nella sua testa, la signora. Allora, io credo che come è geloso un calabrese, è geloso un napoletano, un No, ma il siciliano, cioè, problema non è che lei si scusatemi, è ma fatto il problema che non c'è. no, lei si è fatta un problema ancora prima del suo passato, prima di conoscere lui, perché lui mi ha detto, se, lei mi ha detto, se io gli dicessi una cosa simile a mio marito, che è all'antica ed è calabrese, per lei è un dato di fatto che perché è calabrese non cambierà idea, ok? Se non sono tutti così calabresi, meno male, meno male. Ok, e mi ha detto, se io gli dicessi mai che a me piace solo dietro, davanti non provo assolutamente niente, lui penserebbe che prima di lui, come in effetti è stato, io ho fatto solo quello. Ma è vero, ma perché lei geneticamente è portata ad avere piacere analmente, come ci sono l'80% delle donne sono clitoride, non sono vaginali, ma ci sono anche quelle anali, una piccola Certo, parte certo. sono. Poi il mondo è bello perché è vario, cioè, di così Grazie a sembra Dio. ovvio, Però cioè. tu pensa che fortuna avere una donna che non ha questo problema. Però il Cioè, problema nella fattispecie rientriamo sempre nel discorso della mancanza di comunicazione e di credere nei propri mezzi. La signora in questione probabilmente subiva psicologicamente in modo involontario le pressioni di un marito che aveva un retaggio culturale molto retrogrado e di conseguenza lei si ritrovava con la paura inside dentro di non poter esprimere una sua passione, un suo desiderio. Quindi sta tuttora vivendo una vita non realmente appagante né sessualmente, perché ormai comunque un rapporto di coppia il sesso dipende dal 60-70% della coppia, fondamentalmente. Lei sta vivendo, secondo me, anche un matrimonio fallimentare. Almeno questa è l'idea che mi sto facendo dal tuo racconto. Poi dimmi te. no, lei in questo momento combatte col suo passato, ma soprattutto combatte con se stessa, contro se stessa. Se stessa. Cioè, E lei si è è la sua autoconvinta. stessa nemica, fondamentalmente. Ecco, sì, lei si è autoconvinta che in realtà lei sia sbagliata, quando in realtà lei è comunemente normale. Come Eh, lei ce ne sono milioni di persone. E poi le cose non miglioreranno mai se già uno parte col presupposto io sono sbagliato, io sbaglio, mettili in gioco. Ma qua vedi, e per questo facciamo questa rubrica, dobbiamo parlare di queste cose. Va detto che nessuno è sbagliato, le cose si devono fare, ovviamente nel modo giusto, parlandone, nel modo
migliore possibile, ma autolesionarsi psicologicamente non gioca a nessuno, perché questo ti va di testa dopo. Tu ti annienti psicologicamente, poi che fai? In depressione? Perché là... In realtà ti dico perché l'ho passato io quando ero giovane. Io ho sempre, nei primi 10 anni di vita, io ho finto l'orgasmo. Io sono la prova di quello che ti sto dicendo. Ma qualcuno Eh, direbbe, ma tu l'hai fatto per lavoro? Te lo- no, no, l'ho fatto con i miei fidanzati. No, no, io parlo io la prima volta che l'ho fatto avevo 20 anni, fino a 30 anni io fingevo, ma anche oltre. Sono andata 2 anni dallo psicologo io, in realtà, che mi disse, ma poi ti spiego, perché avevamo già parlato di questa cosa per una mancanza familiare che mi era successa, una violenza, e per cui lo psicologo mi disse, sai che con quello che ti è successo tu hai fatto il lavoro più sbagliato del mondo, perché in realtà il tuo lavoro, tu sei una bambola del piacere degli altri. Cioè, io non ho voce in capitolo, io prima non avevo voce in capitolo, adesso che lo psicologo mi ha detto, tu per guarire devi solo dire sempre a tutti La verità. quello che pensi e quello che vuoi. È vero, non ho amici e non ho amanti, però sto bene, io sto bene con me stessa. E queste sono Cioè, le e quando cose. mi dicono, gli uomini fanno sempre i grandi, ma fondamentalmente non è l'uomo che si loda, è la donna che semmai ti deve lodare, Concordo. perché a me scrivono delle ragazze e mi scrivono, sai, io non riesco a provare il piacere e non capisco se sono io quella sbagliata o se devo andare da un medico. E gli dico, amore, non è che sei tu sbagliata, devi lasciare il fidanzato che hai, perché è un egoista di merda. Eh, Io sono a favore delle donne, ragazzi, io sono come Giovanna d'Arco, per cui non sbaglia mai la donna. Siamo troppo buone e passiamo per coglione, perché l'uomo in realtà è come la Ferrari. Da 1 a 10 arriva a 100 all'ora, ok? La donna è una diesel. Noi non possiamo, noi siamo due pianeti contrastanti fra di noi. È già un miracolo. Io mi domando come fanno le coppie che stanno 50 anni messe insieme. Ecco, non lo so, ma uno dei due fa uno sforzo e non poco, perché in realtà noi non siamo fatti per restare in coppia. Sai quali sono le coppie che rimangono più a lungo insieme? Gli americani, perché loro, grazie a Dio, non come noi in Italia un appartamento è già un miracolo se ci fai stare dentro i mobili e devi camminare al lato perché sono stretti, sono piccoli, abbiamo pochi spazi, la maggioranza. Ma in America le coppie stanno più a lungo insieme perché in realtà hanno ognuno il giorno libero, la sera libera che si fanno i cazzi loro. Lei con le amiche, lui con gli amici. Sono coscienti e consapevoli. E poi hanno 2 camere separate. La camera da letto, una volta me lo disse un mio ex, e io ci rimasi male perché ho detto: no, scusa, l'abbiamo fatto, io adesso vado a dormire cosa è castigo? Vado a dormire in un'altra camera. è stata Ma proprio... invece no, poi a distanza di tempo, quando poi sono dovuta andarci in vacanza con questo sciagurato, io veramente lo volevo uccidere. Ho detto, ma io ti ringrazio che tu... Noi non saremmo durati un anno, sai, se io dormivo subito con te, ma io dopo 2 giorni ti lasciavo. E avevo la mia stanza, il mio bagno, dove lui non entrava. E io mi svegliavo e me ne andavo in pasticceria, quando lui si svegliava mi raggiungeva, ognuno aveva la sua libertà e i suoi tempi. Così vai d'accordo. E se in tutto questo ti dici realmente, ti racconti che cosa fai quando esci con le amiche, cosa fai quando esci con gli amici, se tu guardi, perché i maschi hanno imparato a giocare a calcetto, Giorgio? Secondo te gliene frega un cazzo del calcetto? Penso di sì, altrimenti qua non possiamo giocare più a calcetto, Sonia. C'è il borsone dietro la porta. Anche tu. Scherzo. Il calcetto è una scusa, perché non potranno mai dire alla tipa, amore, io stasera voglio andare a vedere lo spettacolo di Eva Enger in un locale o di Sonia Ice che fa lo spettacolo, o c'è il Bergamo Sex, voglio andarmi a vedere tutte le artiste in una giornata, una domenica con gli amici. È una goliardia, come andate a vedere le partite di pallone, non è che cambia qualcosa, ci sono più palloni morbidi, però non è che cambia nulla, non è che perché va a vedere le tipe che si spogliano, gli spettacoli hard, succede qualcosa, non succede nulla. Io dico sempre una cosa, se tu sei già una persona apprensiva, gelosa, è perché fondamentalmente tu sei insicuro.
hai paura di perderla. E se hai paura di perderla, poniti la domanda, perché hai paura di perderla? Allora non gli dai tutto quello che merita. Sagge parole. Tu sei sempre esplosiva, diretta, concisa nell'esprimere i pensieri giusti. Io spero realmente che con te posso anche fare altre interviste e parlare di altri argomenti. Quando vuoi, quando vuoi. Eh, Possiamo addentrarci in tanti di quei mondi che tu manco te li immagini, sia quello di la giorno, perché cosa sono due mondi mi sto separati. proprio emozionando e non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Sarà spettacolare, sarà spettacolare. E comunque adesso, come consuetudine, tu non hai il vino, ma come consuetudine un brindisi virtuale. lo Cin facciamo. Grazie sempre, Sonia, e per la alle passione, donne, e questo cin. alle donne e a tutte le persone che si vogliono bene. Sì, A rispetto. Grazie a tutti quanti voi che siete grazie a te. voi. Grazie Sonia, sei magnifica, spettacolare, raggiante come sempre. Io ti ringrazio dal mio profondo del cuore. E chiudendo il video, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, cliccate la campanella, iscrivetevi al canale, E condividete. seguitemi. Seguite Sonia, soprattutto Sonia, seguite Sonia. Grazie mille Sonia. Ciao. Baci.